Salve a tutti e bentornati su The Silicon Channel. Vi presento il mio nuovo giocattolo. In teoria dovrebbe essere la volta buona, perché l'altra volta, non so se vi ricordate, avete visto il video dell'FSP Fortron. Non era, diciamo, era perfetto, se non per la ventolina che era davvero molto rumorosa, quindi non mi sono sentito di tenerlo. Ho visto varie altre recensioni, ho cercato online, alla fine sono capitato su questo di qua, che è il Powerwalker 1000 CSV, 1000 sta per 1000 VA. La potenza che riesce a reggere, diciamo, è sui 650, che è dove dovrebbe suonare l'allarme, però sale fino a quasi 700, ho visto dalle recensioni. E a onda sinusoidale pura, ma c'è un grosso ma, che è quello che non sono riuscito a verificare, cioè nel senso non c'è nessuno che fa il test per fare vedere appunto la sinusoidale in uscita con i diversi carichi. Purtroppo le recensioni degli UPS sono carenti, rare e a volte fatte in modo superficiale, quindi non è il caso di questa che, diciamo, mi ha convinto ad acquistarlo, perché era una recensione davvero fatta bene. Poi vi linko il canale in descrizione, però non faceva vedere questo specifico parametro, quindi purtroppo lui ne ha parlato molto bene. Ha visto l'elettronica interna, ha visto scusate, ha visto le batterie, ha visto le batterie sono ottime, i cavi sono spessi, la ventolina è di buona qualità. Non è eccesso, diciamo, perché è un prodotto che costa poco più di 200 euro, quindi non fa miracoli, ed è online interactive, quindi a differenza del Fortron che era un online, quindi il top di gamma, cioè il meglio che si può avere, diciamo, come qualità del prodotto, come protezione del computer. Questo, diciamo, entra in no, senza diciamo, entra in funzione solamente quando viene a mancare la corrente, quindi la ventolina andrà ad accendersi quando ci sarà il carico sul pacco batterie, quindi solamente in quel caso, il che è perfetto per me che voglio un ambiente più possibile silenzioso. Poi questa è un'altra particolarità, scusate, ha un'altra particolarità, che è quella di avere le prese asciugo. Ora ve le faccio vedere. Poi per quanto riguarda altre caratteristiche, la batteria è facilmente sostituibile aprendo il pannellino davanti. C'è lo sgancio, poi vi linko io non lo apro per questioni di garanzia, poi non voglio danneggiarlo. Poi quando ci sarà bisogno, comunque è facilissimo, c'è praticamente uno sgancio rosso, una grossa presa rossa di plastica, si stacca dalle batterie, si tirano fuori le batterie, che sono due, e a quanto ho capito sono pure di ottima qualità, non ricordo la marca, però addirittura questo ha delle batterie migliori del modello più costoso, che non è il CSW come che è questo appunto, ma il GXB, sempre di Powerwalker, che dovrebbe essere il modello di qualità superiore, invece ha delle batterie di qualità inferiore. Però questo di qua cosa perde rispetto al modello superiore? Perde la rapidità, l'innesto appunto del carico sulle batterie, cioè quando viene a mancare la corrente e passa il carico al pacco batterie è più lento rispetto al modello superiore, il GXB, che è molto più rapido. Lì si parla di circa 8 millisecondi se non ricordo male, questo invece ne fa 18-19, che non è il top purtroppo. Per ora faremo la prova, vediamo se regge appunto il mio PC a pieno carico. Proverò a staccare la corrente e vediamo che cosa fa. Ha il display con appunto la possibilità di visualizzare varie informazioni, ora vedremo quali, la possibilità di disattivare appunto il suono, l'allarme. Poi ha le prese di ricarica con un massimo di 2.1 A. Ora vi faccio vedere il posteriore. Prese asciugo, quindi rispetto al Fortron è più pratico perché non serve il cavo IEC per collegare il computer, nessuna prolunga, collegate direttamente la vostra ciabatta o il vostro computer, il vostro display. Poi c'è sotto la feritoia per la ventolina, la presa USB per collegare l'UPS al computer, c'è il software pure compatibile con Linux, che è molto utile per me, per vedere i vari parametri e forse modificare anche qualche impostazione. Le prese asciugo superiori sono sia protette dall'AVR, sono anche sotto il carico della batteria, cioè quando se ne va la corrente appunto passa il carico alla batteria, mentre quelle sotto sono solo protette dall'AVR, non sono collegate alla batteria. Okay, faccio vedere pure un attimo la confezione per delle specifiche un pochettino più dettagliate. Sinusoidale pura, protezione di backup, USB. Poi c'è il caricatore, l'LCD, la protezione addirittura per l'RJ45, sì, questo mi ero dimenticato di dirvelo, esatto. E questa è la versione 1000 CSV ed è online interactive, quindi non è online. Ora passerò al montaggio, farò passare i cavi, praticamente vabbè,
ormai sapete come è combinata la mia postazione, quindi ciabatta che protegge dagli sbalzi di tensione, isolata dalle radiofrequenze, le interferenze elettromagnetiche, tela in metallo. Io ve lo consiglio una ciabatta così. Purtroppo questa l'hai presa asciugo, quindi ho dovuto prendere appunto gli adattatori da asciugo a presa italiana, però è davvero buona. Tra l'altro l'ho usata come audiofilo per applicazioni audio e isola davvero realmente dal rumore proveniente dalla rete elettrica. E poi la presa smart della Tapo, la T525 se non ricordo male, mi pare, che praticamente mi monitora i consumi, posso attaccare e staccare la corrente da remoto, si stacca quando il telefono è carico, insomma ha un sacco di chicche particolari. Io lo sistemerò dietro il mobiletto, dietro la cassettiera, quindi sarà messo lì dietro. Proverò a sollevarlo da terra con il polistirolo che mi è stato fornito in dotazione e vediamo di fargli prendere meno polvere possibile. Dimenticavo la dotazione, quindi il prodotto viene confezionato insieme al software di gestione. Non so se c'è pure la versione per Linux direttamente qua sul CD, ma penso di sì. Windows OS, AdroS. No, questo è per Windows, sì. Non so se riuscite a vedere. Qua sotto c'è messo for Windows. Per altri sistemi operativi seguire le istruzioni, quindi credo che sia solo per Windows. Poi il cavetto USB tipo A, tipo B per collegarlo al computer. Basic. Poi abbiamo questo di qua che penso che sia il manuale in varie lingue. No, questo forse è in inglese. Sì, in inglese. Questo è in varie lingue. Questo di qua è in varie lingue. Ok, perfetto. Eccoci qua. Il PS montato, monitor, vabbè, ho collegato tutta la ciabatta, il computer che è in stand by. Ok, l'ho messo lì sotto. Questo è più piccolino, in effetti ingombra di meno. Ho messo il polistirolo per non farlo impolverare troppo. Ancora non ho levato manco le plastichine. Poi lui è già acceso, ma spegne lo schermo. Ecco, qua c'è quello che mostra il display. Quindi carica della batteria, potenza applicata al minimo e la modalità. Quindi in questo caso è la corrente prende dalla presa touch mode. Ok, poi io praticamente qua ho collegato la ciabatta direttamente. Questo va all'UPS e la ciabatta l'ho collegata all'asciugo dietro l'UPS. E poi ho collegato anche il cavetto USB. Ora vi faccio vedere. Qua c'è il cavetto USB che è questo di colore chiaro, collegato al computer. Proviamo ad accendere e vediamo che cosa succede. Non è esploso nulla. Vabbè, comunque per adesso è solo in AVR. Poi ora faremo la prova dello switch a pieno carico. Quindi io metterò a pieno carico il PC proprio per fare lo stronzetto. E farò il test appunto per vedere se staccando la corrente è tutto a posto. Poi se brucia il PC quello non lo so, quello è un problema. Con la fortuna che ho, però vedremo. In teoria non dovrebbe bruciarsi proprio niente. Ok, volevo farvi sentire il fighissimo suono di Windows 95 che ho messo. Forse il volume era piano. Comunque, sì, però sono in modalità nostalgia con gli sfondi di Windows 95. Prima c'avevo la Pantera, ora c'ho questo. Ho provato a farlo animare da ChatGPT, ma mi serve l'ETX video, volevo fare animare il fuoco e le candele, ma vabbè, questo magari sarà il discorso per un altro video, anche se un video sull'ETX video l'ho già fatto. Bando alle ciance, adesso installo i programmi e vediamo che cosa succede. Eccoci qua, allora proviamo a reinstallare Furmark. No, forse era su Aur, vediamo se è vero. Furmark, sì, perfetto. Stupido che l'ho disinstallato.
Sto provando a fare questo video, diciamo, in presa diretta con il cellulare, anziché fare la cattura a schermo. Più che altro per alzare anche un po' la qualità, metterlo in 4K. Eccolo qua il nostro Furmark, perfetto. Dimenticavo Cinebench, no, su Linux non c'è. Io avevo usato Handbrake, quindi apriamo Handbrake, abbiamo magari una codifica bella tosta in AV1 di un bel video 4K. Io non mi ero mai mostrato, però lo vedrete già nel video che uscirà prima, quindi sì, questa è la mia brutta faccia. Ok, qua lo facciamo partire. Ora andranno le ventole a palla, scusate il rumore. Faccio partire pure Cinebench, quindi in questo caso mettiamo le Vulkan, risoluzione mettiamo un bel 4K Ultra HD. Ok, facciamo partire il test, ne facciamo partire ovviamente una decina. Perfetto, noi se non facciamo esplodere il computer non siamo felici. Perfetto, qua abbiamo 10.000 Furmark, la codifica che sta facendo al processore. Ok, io qua, giusto per coerenza, ho acceso pure i LED sull'anteriore, ho messo le ventole al massimo, quindi massimo consumo. Li mettiamo, dai, facciamo i fighi, lo mettiamo in RGB, qua col telecomandino. Mi sa che sto telecomandino la batteria scarica. Ok, l'ha preso, perfetto. Qua va Handbrake alla media di 1 fps. Perfetto, diciamo che processore carico 100% senza pietà, 72 gradi addirittura, scheda video proprio a palla, con memoria video pure addirittura quasi piena. Wow, non stiamo risparmiando niente, signori. Carico del processore, addirittura lagga l'interfaccia, proprio siamo a palla su tutti i core, perché non sale manco a 4.3 GHz, che di solito quando non è proprio carico al 100% ci sale, invece proprio sotto il 4.3, quindi diciamo che lo stiamo stressando per bene, il piccoletto. Ok, faccio vedere qua sotto, accendo il display, così, perfetto. Allora, mette a fuoco, perfetto, il carico non è al massimo, però lui segna un 75%, ma non penso che sia il 75% perché non lo so, può essere, no? Può essere, perché forse sì, più di 300 watt appena carico il computer lo riesce a fare. E adesso facciamo i bastardoni e provo a staccare la corrente mentre che lui lavora. Vediamo che cosa succede. Perfetto, poi è partito. Ah, la batteria è scarica. Qua funziona, però la riattacco perché la batteria è scarica. Anche se qua segna al massimo. Comunque non si è staccato il computer, non ha fatto una piega, non è crashato. Qua il mouse è, diciamo, pseudo responsivo perché è davvero tanto carico. Qua faccio vedere lo schifo che ho combinato. Ok, è entrata la ventolina, si sente la ventolina, ma è molto silenziosa. Perché sta ricaricando la batteria. Ok, qua siamo alla bellezza di 450 watt. Non ho mai visto il mio PC consumare così tanto. E abbiamo il PC a pieno carico,
scheda video e CPU, ventole al massimo, LED tutti accesi, il display acceso però non è alla massima luminosità. Io, il mio utilizzo tipico comunque lo tengo su una scala di 20, lo tengo a 5. Come vedete sì, abbiamo 450 watt, che non è poco. Comunque il carico, quando io ho staccato la corrente, erano di 450 watt su un massimo che questo UPS può supportare, che è di 650-680 watt, ma diciamo che sta sui 650, poi inizia a suonare l'allarme. Spento in stand by solamente con l'UPS collegato e nessun'altra cosa attiva, si attesta un consumo di 14 watt, che non mi piace tanto, è un po' troppo. Io ho il caricatore del telefono che mi fa 15 watt quando lo carico da zero. Non sta caricando, non sta facendo niente, il display è spento, non è illuminato, ci sono solo i numeretti stampati, però è spento, non c'è ventola, non c'è ricarica. Questo è il consumo. Ok, volevo farvi vedere poi, praticamente qua nell'interfaccia mi ero dimenticato a farvi vedere che ha diverse modalità lui. Quindi qua vi fa vedere il voltaggio in output, quello che lui dà al computer. Qua c'è l'output in Hz, 50 Hz. Poi l'input lui prende dalla rete 227 volt. Poi l'input sono 50 Hz, sempre. L'output come kilowattora. Come kilowatt, no scusate, come kilowatt. Quindi il carico. Vabbè sì, saranno lì 80-100 watt, sì, è giusto, è corretto. Output, questo non so che cosa sia, kVA, cioè migliaia di volt ampere, sì, penso che sia quello. E poi il runtime, quindi se io adesso stacco la corrente, per esempio, non suona perché l'ho mutato, ho 13 minuti di autonomia, è passato in battery mode, il PC vi faccio vedere che è ancora acceso, così qua tranquillamente io ho il PC funzionante con tutti i LED accesi. Riaccendo qua la torcia. Il display è bello perché si spegne da solo, quindi non dà fastidio, anche di notte non dà fastidio. Ho 6 minuti rimanenti. Sì, è inferiore all'FSP Fortron, mi dispiace, ma me lo faccio bastare, va bene, per me, per il mio utilizzo, l'importante è che sia anche silenzioso, che sia sinusoidale pura e che sia un prodotto di qualità. Poi c'è il tempo di tenuta della batteria, non è vitale, anche un PC che consuma poco e a pieno carico ci sta poco. L'output in questo caso arriva a 228 volt, ok, non è più 230, quindi collegato alla rete prima dava 230, 50 Hz, questo va bene. Poi input non c'è niente perché la corrente è staccata. Input come Hz non c'è niente perché la corrente è staccata. Output sempre il consumo è quello, 80-100 watt del PC, segnato in kilowatt. Qua kilovolt ampere, migliaia di volt ampere, leggermente più alto perché c'è il fattore di conversione dell'efficienza del circuito. Runtime è sceso a 5 minuti. Ok, diciamo che sono soddisfatto. Ora riattacco la corrente qua dalla presa smart e lui è passato di nuovo alla modalità corrente alternata presa dalla presa. Qua in ricarica c'è la ventolina, come sentite, e qua funziona perfettamente. Allora vi faccio vedere pure qua il sito. Io l'ho acquistato direttamente dal loro catalogo prodotti, senza passare da Amazon, senza passare da nessuno, perché il prezzo era più conveniente. E danno pure la possibilità di fare il reso, certo non è come Amazon, però mi seccava pagare quelle 10-15 euro in più su Amazon. Quindi, vabbè, le specifiche già vi avevo elencato, addirittura le batterie dice che sono sostituibili a caldo. Poi vabbè, le varie specifiche, qua potete selezionare la potenza, il tipo di presa, il mio è il tipo F, quelle con le prese asciugo. Poi qua ci sono varie specifiche. Ecco, qua lui dice di fornire appunto 600 watt, fattore di potenza è 0.6, quindi perfettamente in linea con i valori dichiarati.
e nella recensione risulta infatti fino a 650, fino a 643 watt se non sbaglio suona l'allarme, e poi a salire fino a 600 e qualcosa, 660 non ricordo. Qua la gamma di frequenza è adattabile, onda sinusoidale pura, loro dicono, io spero che sia vero, ma in teoria dovrebbe essere così perché ho visto anche altri prodotti che dichiaravano sinusoidale pura. Comunque se non lo caricate al massimo, dove la sinusoidale si distorce appunto perché le batterie poi non riescono a dare abbastanza energia al circuito di alimentazione, la sinusoidale dovrebbe attenersi a uno stato di, diciamo, massima somiglianza a una sinusoidale pura rispetto appunto a certi modelli che invece hanno onde semiquadre, onde quadre, insomma, quelli danneggiano l'alimentatore anche per pochi istanti, ma comunque a lungo andare danneggiano l'alimentatore. Poi abbiamo qua l'efficienza in modalità di linea, quindi quando è collegata alla corrente, efficienza batteria, perché ovviamente parte dell'energia poi viene usata per fare funzionare il circuito di alimentazione che converte la corrente continua delle batterie in corrente alternata, quindi è normale. Questo è fedele alla realtà perché dal test risulta che il passaggio da modalità, no, questo no, è da AC a modalità linea, da AC modalità line alla batteria. No, questo è falso perché almeno dal test rilevava 19 millisecondi, quindi non so quanto sia vero. Da C alla batteria, quindi dalla modalità batteria a quella C, sì, dicevano 6 millisecondi, ma secondo me questo è falsato. Vabbè, protezione della linea, però supporta appunto massimo 100 megabit, quindi non è gigabit. Le varie caratteristiche, batterie sono 12 volt, 9 ampere ora. Tempo di ricarica 4-6 ore fino al 90%, infatti la ventolina qua è ancora accesa che ricaricano. Tempo di backup a pieno carico 2,2 minuti, non penso proprio perché perché ho fatto la prova con 450 watt che è inferiore ai 600 watt dichiarati e dava già 0 minuti. Io non so, sarà che le batterie sono nuove, vogliono un po' di rodaggio? Non penso perché non sono batterie a litio, quindi non saprei. Tempo di backup a metà carico, questo è realistico, ma non è metà carico perché sarebbero 300 watt, io sui 100 watt o 80 watt sta sui 7-8 minuti, sì, e l'avete visto nel video. Poi il software che devo scaricare io ora, view power, rumore minore di 40 decibel, temperatura IP20, che significa che è resistente d'acqua, a piccoli schizzi di... No, questo è a polvere, scusate. Il primo numeretto, la prima cifra è a polvere, scusate. Io ora volevo scaricare il software, vediamo se c'è. Manuali software, il view power, se c'è per Linux. Vabbè, qua dice che cosa fa il software, in caso ora lo vediamo insieme. C'è per Windows, c'è per Mac, Intel chip però, c'è pure Memo chip, non male, per Linux, che ora proveremo a installare, 32 bit, 64 bit, e non c'è Arch Linux ovviamente. Però essendo un binario TAR dovrei poterlo installare in teoria senza problemi. C'è il grafico e quello testuale addirittura. Vabbè, a me interessa quello grafico. Poi c'è il GXB Models, che è il modello superiore che avevo menzionato all'inizio. Ok, no, a me mi interessa il graphical mod 64 bit Linux. Ok, è partito. Ok, l'ho estratto. È un file binario. Ora vediamo perché io su Linux sono avvezzo. Forse lo devo... è uno script in mesh. Ok, è uno script in mesh. Quindi io lo devo eseguire e lui praticamente va a installare il programma. No, non ho fatto modifiche, quindi lo dobbiamo rendere eseguibile. Scusate. Ok, proprietà. Eseguire come programma. Ma qua già è messo eseguibile. Devo fare esegui come programma. Ok. Apre il terminale e si installa. Ok, no, non sono avvezzo a queste cose perché su Linux uso sempre il terminale per installare la roba, quindi... Ok, lui crea la cartella nella home, va bene. Link folder, va bene nella mia home, sì. Ok, richiesto 198 megabyte, va bene. È abbastanza rapido. Perfetto. Qua mi è spuntata questa finestrella. Ok, ora
Se io cerco qua view power, no, dovrebbe essere grafico, dovrei trovarlo. Allora, sto provando ad eseguire nella cartella, sono andato nella cartella home dove si è installato, sto provando ad eseguire questo view power, vediamo se è lui, perché ci sono diversi eseguibili binari. Legal Reflective Access Operation as occurred. No, forse devo cliccare qua allora. Open monitor, vediamo. Non fa niente. No, configuration, mi apre questo. No, HTTPS. No, questo non mi interessa. Non parte, penso perché sono con Wayland e questo programma non è compatibile con il display manager Wayland. Cioè questo coso praticamente è eseguito, ma non si apre. Ok, allora ho scaricato la versione testuale per Linux a 64 bit. Allora, sì, scusate, ho sbagliato. La devo eseguire come programma. Quindi esegui come programma. Continua, va bene. Però io un attimo che elimino quella che già abbiamo installato. View power. Questa, ok, elimina definitivamente. Ok, così magari non crea conflitto. Va bene, torniamo qua. Would you like to create links? Ma link, tipo come icona. Vabbè, facciamo sì. Perché praticamente ecco perché non mi appariva l'icona, perché lui ha creato il link nella cartella home. Ora vediamo. Va bene, DSpace va bene. Praticamente stessa cosa, ma testuale. C'è da vedere ora come se riusciamo a farlo funzionare da terminale. Almeno perché purtroppo io con Wayland ho problemi di compatibilità. Infatti non inizio via, ho provato diverse cose ma non parte. E l'errore che dà ChatGPT mi ha detto che è un errore di Java, non tanto un errore di Linux. Ok. Va bene, penso che qua possiamo anche chiuderlo. Ci dovrebbe essere forse qualche collegamento. No, non c'è questo collegamento che dice lui, non c'è. Vabbè, gli script sono gli stessi della modalità grafica, quindi non capisco io. Provo ad avviare questo come programma. È partito il processore, sta facendo qualcosa ma non so che cosa. Ok, è Java. Ed è lui, è un programma scritto in Java sta roba. Sta facendo qualcosa, non so, è il primo avvio, vediamo che cosa combina. Spero che non mi riempia il PC di virus. Ok, ci divertiamo con Virus Total. Visto che studio sicurezza informatica, facciamo un piccolo test del file che abbiamo avviato. Lo carico qua. Vediamo che cosa mi dice. Niente. Ok, dovrebbe essere uno script lecito. Qua sta ancora caricando. Provo ad aprire il monitor, quello che effettivamente serve a me. Vuole che lo accedo come root, ma a me sta cosa non piace comunque. Non lo so, penso che ne farò a meno a questo punto. Eventualmente vi aggiorno con un altro spezzone di video. Ok, sono andato a pescarmi il manuale. Qua dice praticamente di fare partire Run Auto Start. Quindi io l'ho fatto partire. Qua tasto destro esegui come programma, vuole la password. Ok, premo invio. Se non ho sbagliato a scriverla. E infatti, questa cosa che però hanno i permessi di root non mi piace. Comando terminato addirittura. Ok, e poi open it e run this document as shown in diagram. E poi disinstallazione. Mi ci dovrebbe essere l'icona nella system tray, ma io non ce l'ho. Quindi si installa come servizio e si avvia, infatti per questo non volevo avviarlo sto file. Dovrebbe esserci qua. View power, ma qua non mi spunta proprio un bel niente. Se io provo ad aprire questo viewport, non so. View power, scusate. Vediamo se stavolta me lo esegue. Niente, schermo nero. Ora partirà il processore, penso, e non fa niente. Io qua nella system tray non ho un bel niente.
da nessuna parte, quindi non lo so, mi sa che forse non è compatibile con Arch Linux, perché infatti non era menzionato nelle distro compatibili. Sì, quindi mi sa che provvederò a disinstallarlo, poi niente, ne farò a meno. Magari lo provo poi su Windows. È il me del futuro che vi parla. Allora, per quanto riguarda l'interfaccia software dell'UPS, io ho optato per quella originale, la View Power su Windows, che vi farò vedere, mentre su Linux ho avuto dei problemi. Mi sono documentato online anche tramite ChatGPT e ho scoperto che c'è questo tool che si chiama Network UPS Tools, ok, la mia pronuncia pessima, che praticamente funziona egregiamente. C'è un po' da smanettarci per la configurazione. Io adesso ve lo faccio vedere perché è molto carino, è davvero molto carino. Se io faccio UPS on, ho fatto una shortcut, un alias sul terminale. Ora lui ci sta un po', perché questi qua sono 3 comandi in realtà. Io ve li faccio vedere. .zsh. Questi comandi qua, c'è sudo systemctl start nat server, poi sudo tutti concatenati systemctl start nat driver @ natdev usb 1, che è il nome del mio dispositivo, sudo systemctl start natwebguy.service, che è praticamente l'interfaccia grafica web che poi si apre sul browser. Poi c'è il comando, ho fatto lo stesso con il comando per spegnerlo, che sono 2 comandi, no, 3. Stop nat server, stop nat driver e stop nat webgui. Ok, localhost http localhost porta 9000. Qua mi dice il carico totale dell'UPS, è carinissimo, in tempo reale, la carica della batteria, il voltaggio in input, il voltaggio in output, il voltaggio della batteria. Poi qua ci sono tutti i vari parametri. Ok, alcuni nemmeno li capisco, comunque c'è un po' tutto. Poi comandi, io qua posso forzare lo spegnimento, accendere o spegnere, però questi ancora non sono riuscito a configurarli perché ci vuole, anche se io ho settato l'utente, perché se devo settare un utente e la password, non sono riuscito a farlo funzionare, non ho ben capito perché, ma non è fondamentale. Io provo a farlo, ecco, no username or password is configured for UPS, bla bla bla. Ti posso fare un po' di cose, però qua al momento non riesco. Comunque è davvero carino. Qua i dispositivi, in questo caso è solamente questo. Topology, qua c'è il grafichino che si può zoomare, che fa vedere il passaggio della corrente. Qua c'è tutta la leggenda. Ok, poi connections. Questo penso che sia il server, sì, dovrebbe essere il server che gira su Arch Linux. Poi le informazioni del server, porta sulla quale ascolta, localhost, che sarebbe il 127.0.0.1. Questo non lo faccio uscire sulla rete, è una cosa che gira in locale, cioè proprio sul PC, io da fuori non lo posso vedere. Si può fare, però non l'ho configurato, non mi interessa proprio niente. Per quanto riguarda l'installazione, è un po' macchinoso, più che altro se non vede subito il dispositivo USB, come nel mio caso. Praticamente io qua ho fatto prima la ricerca del dispositivo, perché qua c'è praticamente da creare un file, che è questo, etc.nat.ups.conf. Allora sì, questo è quello degli utenti con la password. Qua praticamente io ho messo user, il nome admin, la password è questa, è quello che fa tutte cose in pratica. Poi ci sono altri utenti che hanno meno privilegi. L'ho fatto per fare funzionare appunto i comandi via USB. Poi c'è un altro file. Ok, perfetto. Questi in pratica sono i dati dell'UPS che ho ricavato dall'USB, perché prima non me lo vedeva, perché non aveva questi dati. Quindi se il server non ha questi dati in questo file, non rileva assolutamente nulla. Si avvia il server, però non vede nulla. Queste cose qua praticamente le ricavate ora con un comando che vi faccio vedere.
Qua c'è il nome del driver che usa, che non è quello che diceva appunto ChatGPT qua, che è questo USB Human Interface Device, non so come HID meno PS, non è questo, ma praticamente è questo di qua. Ok. Poi la porta, vendor ID, product ID, tutte queste robe qua le ricavate ora con un comando che vi faccio vedere. Poi io qua ho creato pure con systemd, questo comando sudo nano etc systemd system nat-webguy.service. Io praticamente ho creato con ChatGPT, mi ha fatto il file avviabile tramite systemd che mi permette di avviare il server in modo automatizzato con i comandi, con gli alias che mi sono fatto praticamente. Qua lui mi inserisce la password e lo username, però questa cosa non funziona. Ora devo capire meglio perché, anche se non è fondamentale, ripeto, però così. Poi vi volevo fare vedere, qua lui fa l'LS USB per vedere i dispositivi connessi. Ok, non mi ricordavo bene il comando, praticamente è questo, NAT scanner. Sudo NAT scanner -u e praticamente vi dà tutto quello che trovo sul dispositivo connesso via USB. Poi voi questo coso qua lo copiate e incollate nel file di configurazione che vi ho fatto vedere prima, che sarebbe questo. Quindi lo copiate qua, lui vi dà una base generica, ci sono solo 3 linee di codice e il nome. Mettete paro paro quello che vi dà NAT scanner e lo inserite qua, salvate, CTRL O, CTRL X, dopodiché il server vi rileverà con successo l'UPS, quindi semplicemente questo. E poi se volete fate come ho fatto io, che vi create l'unità di systemd avviabile e con un comando poi lo potete avviare o disabilitare, ce l'avete subito pronto qua. Tra l'altro la grafica è davvero carina, si può cambiare pure il colore, non so, io ho il dark, cioè quello light, vabbè che io ho la modalità di default, cioè ho la modalità nera di default, quindi è un po' incasinato con i colori però. Ok, per quanto riguarda Windows è semplicissimo, o lo lasciate dopo che lo installate, lo scaricate, diciamo lo lasciate e lui si avvia in automatico, lo troverete qua. Io l'ho disattivato, comunque c'è l'iconcina, lo avviate, vi parte il server, è il bello della diretta, ok, se ci cliccate 2 volte perfetto, ci mette un po' a capirlo, vi apre direttamente il browser, perfetto, e qua funziona perfettamente. Su Linux praticamente vedete questo, insomma, vuoto, senza niente, spento. Ok, qua vi dà tutte le informazioni, input, output, batteria, informazioni dell'UPS, quindi load level in questo caso è 29%, un attimo che provo a disattivare la dark mode, perfetto, così è più chiaro. Quindi 26%, ovviamente Windows ciuccia più energia rispetto a Linux, ma vabbè, questo lo sappiamo. Informazioni varie. Diagramma, questo è un diagramma temporale dove vi dice il voltaggio, output, frequenza di output, carico, voltaggio della batteria, capacità della batteria. È fatto bene, devo dire, non è malaccio. Ok, mi sono accorto che questo video non aveva una degna conclusione, così lo sto registrando adesso mentre che ho quasi finito di editare il video. Allora, considerazioni finali sul prodotto, direi che mi trovo abbastanza bene, non riesco a trovare un grosso difetto se non il cattivo odore, cioè l'odore di chimico di plastica che emana, che all'inizio era molto forte, ora è diminuito un sacco e quasi non si capta più nell'aria, però diciamo che ai più sensibili magari può infastidire. Per quanto riguarda prontezza di risposta quando ci sono cali di corrente, devo dire che è ineccepibile, non fa una piega ogni volta che c'è un calo di tensione, e ultimamente ce n'è tanti, causa temporali. Devo dire che ha protetto il PC egregiamente. L'unica cosa che mi secca è il fastidioso rumore, il beep iniziale quando voi lo accendete,
che non si può disattivare, cioè anche se voi mettete il muto, lui continua a farlo, cioè ogni volta che lo accendete, a parte che dovete rimettere il muto perché non lo salva, rimane, cioè si resetta ogni riavvio, però solamente questo. Poi un'altra cosa che mi ha causato un po' di grattacapi è stato il fatto di dover ricalibrare la mia presa smart su un livello di potenza più alto, che è il livello di potenza assorbita quando lui è in stand-by, per quando io carico il cellulare la notte, per far sì che lui si spenga quando il mio cellulare finisce di caricare. Quindi anziché calibrarlo su 3-4 watt l'ho dovuto mettere a una quindicina di watt, se non ricordo male, così quando il telefono finisce di caricare si spegne. Ma la cosa che non avevo notato subito era il fatto che collegando il cellulare all'uscita dell'UPS, praticamente, giustamente cosa succede? Che l'UPS inizia a suonare quando si stacca la corrente. Io l'ho capito dopo, mi sono svegliato 2 o 3 notti che non riuscivo a capire il perché suonasse. E comunque poi ho fatto una modifica, ho collegato la giabbatta dove carico il telefono, che è quello che è sulla scrivania, direttamente alla presa elettrica prima di passare all'UPS. Quindi l'UPS resta in stand by, poi si stacca la corrente, fine, non succede niente. Tranne quando a volte mi scordo di staccare l'UPS, cioè proprio di spegnerlo, e lui praticamente a volte suona. Ma quello è perché sono un idiota io. Quindi altri difetti grossi, non è rumoroso, il software sono riuscito a sistemarlo come avete visto, non ho nulla da segnalare. Attendo una recensione di qualcuno che abbia gli strumenti adatti, ovvero un oscilloscopio, per verificare la purezza di questa sinusoidale. Io mi sono fidato del produttore, di chi ha fatto la recensione, e devo dire che finora non sono rimasto deluso, tranne per, come avete visto, la durata del carico ai 450 watt, che in realtà diciamo erano un po' farlocchi, almeno con la mia unità. Non so io se hanno modificato le batterie magari, perché le recensioni che ho visto erano vecchiotte, quella di YouTube era un 4 anni fa, quindi praticamente io può essere che ho pescato un'unità leggermente modificata, come a volte accade con le revisioni dei prodotti, quindi potrebbe anche essere quello. Hanno risparmiato sulle batterie, non saprei dirvelo con certezza, lo dovrei aprire per verificare, ma al momento mi interessa poco, perché comunque non avrei intenzione di sostituire le batterie perché sono nuove, quindi avrebbe poco senso. Però questa cosa mi ha lasciato un po' deluso, perché in teoria lui con 650 watt dovrebbe fare una piega, mentre io ho caricato i 450 watt del mio PC e mi dava praticamente pochi secondi prima di spegnersi. Questa cosa mi ha deluso, ma non è, diciamo, di vitale importanza per me. Poi per quanto riguarda altro non mi viene nulla in mente, mi sono trovato abbastanza bene, quindi ve lo consiglio. Ovvio non è un UPS online, quindi la protezione non è massima, ci sta sempre quei pochi millisecondi ad entrare in azione quando ci sono sbalzi di corrente, quindi il Fortron che avevo provato precedentemente è di sicuro un prodotto molto superiore a questo. Poi sta a voi, in base alle vostre necessità, decidere quale sia l'UPS più adatto a voi. E con questo chiudo questo video e ci vediamo nel prossimo qui su The Silicon Channel. Ciao!